Questo è un mazzo Lenormand che parla di ingranaggi e sospiri, che ruota attorno al destino della condizione umana. È il racconto delle più grandi avventure in assoluto, quelle di uomini e donne normali che lottano, affrontano le sfide per ottenere fortuna e successo. Questo è il mazzo Steampunk Lenormand. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la Taroteca di Exoteric One. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi delle sibille ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 36 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto, se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me! Benvenuti in questa video recensione dedicata al Steampunk Lenormand, un mazzo pubblicato dallo Scarabeo con le splendide illustrazioni di Diana Cammarano e i testi curati da Barbara Moore. Già dalla scatola si percepisce l'atmosfera evocativa e ricca di dettagli che caratterizza questo mazzo. Il design è elegante, con tonalità molto intense e direi anche metalliche, richiami all'estetica steampunk, dove ingranaggi, occhiali da aviatore, atmosfere vittoriane si fondono con un tocco di mistero. Vi mostro tutta la confezione, vado ad aprirla, dove c'è questa comoda lunetta. All'interno troviamo il libretto, facile da prendere sia il libretto che le carte con questo nastrino. Quindi il libretto che contiene 126 pagine e offre una panoramica chiara e accessibile sull'uso delle carte. Le spiegazioni sono abbastanza sintetiche ma efficaci. Le lingue sono 4: inglese, italiano, spagnolo e portoghese. La parte in inglese è leggermente più ampia, ma ve lo mostrerò meglio nel corso della puntata. La data di stampa è luglio 2021, quindi abbastanza giovane questo mazzo, per me abbastanza giovane ovviamente, ed è stato prodotto dallo Scarabeo. Le carte, per darvi giusto un'idea sulla grandezza, misurano 8,8 cm per 12,6 cm. Lo spessore totale è di 1,3 cm, quindi è vero, sono abbastanza grandi, però sono abbastanza, secondo me, maneggevoli. Sono stampate su cartoncino di buona qualità, anche un po' sottile, però comunque buona, con una finitura lucida che le rende piacevoli al tatto e abbastanza resistenti, anche se direi che col tempo, in base soprattutto all'uso che ne fate, i bordi potrebbero rovinarsi facilmente. Il retro della carta ve lo mostro. Si vede un design ricco di dettagli meccanici, ingranaggi, tubi, motivi metallici si intrecciano attorno a una sfera centrale affiancata da ali in rame verde ossidato. Il tutto fa comunque pensare a uno scarabeo o a un insetto meccanico. Non so voi, ma io adoro lo stile steampunk che è capace di diffondere eleganza vittoriana e fantasia industriale, creando un effetto visivo molto intenso, ma comunque armonico e suggestivo. Dopo questa introduzione andiamo a conoscere le prime 12 sibille.
Eccoci di fronte al primo gruppo di 12 carte, dove iniziamo a esplorare lo stile visivo e le caratteristiche principali di questo mazzo Lenormand, che qui vediamo attraverso il cavaliere, il trifoglio, il battello, la casa, l'albero, le nuvole, il serpente, la bara, il bouquet, la falce, la scopa e la frusta, e poi abbiamo gli uccelli. A differenza dei tarocchi, le carte Lenormand sono molto più dirette, e simboliche, quindi tra virgolette più facili da conoscere e interpretare. E in questo mazzo ogni immagine è reinterpretata attraverso la lente steampunk. Ad esempio il cavaliere, ve lo mostro, non è solo un messaggero, ma diventa un esploratore sul suo bel cavallo meccanico. Lo stile di Diana Cammarano è dettagliato e narrativo. Ogni carta sembra raccontare una storia. I colori sono molto intensi, è una composizione che guida l'occhio verso il simbolo centrale, grazie all'inserimento in ogni carta di questa similcornice, come vedete in ogni carta, fatta di ingranaggi e rotelle, tutte diverse, carta per carta. C'è una coerenza estetica che rende il mazzo armonico, ma anche una varietà che stimola l'intuizione. A proposito del mondo steampunk, con le sue suggestioni retro-futuristiche, si presta perfettamente alla divinazione. È un universo dove il tempo si piega, dove il passato e il futuro si incontrano, proprio come accade nella lettura delle carte. E adesso passiamo ad esplorare il secondo gruppo. Eccoci di fronte al secondo gruppo, dove troviamo, a partire dalla 13ª carta, la fanciulla, la volpe, l'orso, le stelle, la cicogna, il cane, la torre, il giardino, la montagna, il sentiero, i topi e poi il cuore. In compagnia di questo gruppo ci concentriamo sull'uso pratico del mazzo. Lo steampunk Lenormand è pensato per letture intuitive e sintetiche, abbastanza dirette, perfette per chi cerca risposte chiare e immediate. Infatti nel libretto troverete una sintesi. Ecco, lo prendo per mostrarvelo meglio. Una sintesi di parole chiave, carta per carta, che forniscono la base per raccogliere poi in seguito, con l'esperienza e la conoscenza di queste Lenormand, tante altre informazioni da aggiungere voi stessi proprio nell'appendice di questo libretto. Eccolo qui, questo è l'appendice. Spero che si possa vedere bene. Qui le carte sono divise in 3 gruppi, quelle positive, quelle neutre e negative, proprio per aiutarvi appunto nella lettura e nell'interpretazione. Inoltre, nelle varie lingue, vado a prendere quella in italiano, quindi è vero, qui ci sono carta per carta, solo insomma in molto in breve, giusto per darvi un'infarinatura, appunto, le parole chiave. E qui troviamo delle indicazioni di lettura, tra cui la classica a 3 carte, la stesa a 9 carte, e poi abbiamo persino il Grand Tableau, eccolo qua, dove c'è anche un'indicazione, un'idea di lettura. Ovviamente consiglio di iniziare da quelle un po' più semplici per riuscire poi ad arrivare ad interpretare ed utilizzare il Grand Tableau, che è molto più completa e articolata. È interessante notare come il mazzo possa essere usato sia da principianti sia da lettori esperti, che possono cogliere le sfumature offerte proprio dallo stile visivo
visivo e dal contesto steampunk. Forse l'unica difficoltà iniziale per i principianti, secondo me, è riconoscere nell'immediatezza la carta, perché ovviamente c'è scritto solo il numero, ecco, in basso a destra, questo piccolo cerchietto con all'interno il numerino, e quindi non c'è scritto il nome della carta, quindi appunto i principianti devono imparare il nome stesso. Però direi che è abbastanza intuitivo, perché il soggetto è proprio rappresentato al centro di ogni singola carta. Infine credo che queste carte si prestano bene anche alla meditazione visiva e alla scrittura creativa. Infatti ogni immagine può diventare il punto di partenza per una storia, un personaggio e anche un viaggio interiore. Capisco che la maggior parte tende ad utilizzare le Lenormand per questioni più pratiche, di vita reale, materiale, concreta, però effettivamente la possibilità di conoscere altri stili, altri temi, proprio come in questo caso, può arricchire le nostre letture e darci la possibilità di sperimentare tanti altri orizzonti. E adesso passiamo ad esplorare il terzo e l'ultimo gruppo di 12 carte. Ed eccoci di fronte al terzo gruppo, dove troviamo l'anello, il diario, la lettera, il gentiluomo, la dama, il giglio, il sole, la luna, la chiave, i pesci, l'ancora e infine la croce. Concludo con alcune considerazioni e dopo vi ricordo che troverete lo slideshow per vederle tutte le carte una per una, e ancora dopo non andate via, perché vi mostrerò una sorpresa di questo mazzo. Secondo me lo steampunk Lenormand è un mazzo che riesce ad unire sia la tradizione che l'innovazione. Da un lato rispettata la struttura classica del sistema Lenormand, dall'altro lato lo arricchisce con un'estetica potente e originale. È un mazzo che parla a chi ama il simbolismo, ma anche a chi è affascinato dal mondo steampunk, con le sue atmosfere sospese tra sogno e ingegno. La qualità dei materiali, la cura artistica e la coerenza del progetto lo rendono un mazzo ideale da collezionare, ma anche da usare quotidianamente. È uno strumento che stimola l'intuizione, invita alla riflessione e apre porte narrative inaspettate. Se cercate un mazzo che vi accompagni in letture profonde ma visivamente coinvolgenti, questo potrebbe essere quello giusto. Prima della sorpresa e dei saluti, godetevi lo slideshow per osservarli meglio e noi ci vediamo dopo.
Ed ecco la sorpresa, un piccolo segreto che custodisce questo mazzo si può scoprire disponendo le carte in questo modo, come nel Grand Tableau, 4 file di 9 carte ciascuna e apparirà un grande affresco steampunk. L'immagine completa si trova anche nel retro della copertina del libretto, ve lo mostro, solo che essendo piccolino effettivamente non si riesce ad apprezzare la bellezza di questo quadro, effettivamente, questo grande affresco. Potete vederlo come qualcosa di bello e di curioso che avrà sicuramente richiesto tanto impegno da parte dell'artista Diana Cammarano. Un'idea potrebbe essere di inserirlo in una cornice e farci un quadro da poter appendere. Oppure potete osservare il tutto per studio e vedere tutte le connessioni delle varie carte tra di loro. Vi ricordo che in descrizione, se vi dovesse piacere questo mazzo, trovate i link per acquistarlo. Si conclude qui questa puntata della Taroteca. Vi ringrazio per essere stati con me. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo mazzo. Se volete potete anche andare a vedere tanti altri video che pubblico sul mio canale. Potete anche seguirmi su Instagram e TikTok. Vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti!